Amiche e amici, bentornati sul canale. Oggi un argomento divertente. Ci hanno sempre insegnato che le storie lunghe, quelle che durano magari una vita, in cui mettiamo costanza e impegno, sono quelle giuste, quelle che fanno di noi una bella persona. E invece oggi vi do uno spunto, il valore delle storie brevi. La storia breve rafforza la conoscenza che abbiamo di noi stessi, perché in una storia lunga siamo un pochino più legati a uno schema, lo sappiamo, a quello che noi ci aspettiamo da noi stessi nella storia e soprattutto a quello che l'altra persona si aspetta da noi in una storia importante. In una storia breve, invece, possiamo in tranquillità affrontare, guardare e sorridere di aspetti di noi stessi, magari anche un pochino caratterizzati. Possiamo in una storia essere totalmente succubi. Chi se ne frega, tanto non è la storia della nostra vita. Magari siamo in vacanza, dopo 3 giorni partiremo, possiamo esplorare questo aspetto di noi stessi. O totalmente romantiche, quando nella vita pratica siamo un pochino quelle stazzate che portano avanti tutto. Quindi il secondo motivo per accogliere con allegrezza una storia breve è proprio questo, esplorare magari anche una passionalità più forte. Nella storia breve di solito, beh, chiaramente è una storia molto fisica, molto di passione, di sessualità, vissuta magari un pochino all'estremo e spesso legata a un senso di libertà che magari nel quotidiano non abbiamo e quindi perché non accoglierla? Credetemi, siete comunque delle brave persone, non cambia mica niente. A differenza di quanto possiamo pensare, creano un legame molto profondo e il senso di appartenenza, proprio perché tendono a essere storie molto, molto intense, anche se non vedremo mai più quella persona o se anche si va via un pochino sbattendo la porta, proprio perché è stata una storia intensa e breve, credetemi, quel legame con quella persona in un modo o nell'altro alleggerà sempre nell'aria, farà parte di noi e ci renderà una persona più sfaccettata e più ricca. Possono essere un modo, diverso per esprimere i propri sentimenti. Non è detto che una storia breve non abbia un forte aspetto sentimentale e alle volte, se vi è successo, ci si ritrova a raccontare cose molto intime che magari a un partner di più lunga data, chissà perché, abbiamo quasi una sorta di pudore, di senso suo del giudizio nei nostri confronti e non raccontiamo. Mentre invece a una storia breve, complice proprio il fatto che sappiamo magari proprio tecnicamente che finirà, ci sentiamo molto, molto più liberi anche di raccontarci e questo fa tantissimissimo bene anche a noi. Quindi godiamo gli aspetti importanti e belli della storiella. Sono un regalo prezioso che non costa nulla. Sono un regalo prezioso a noi stesse. Sono una vacanza dei sensi e una vacanza del cuore. Se la vacanza durasse tutta la vita, sarebbe il nostro quotidiano e non sarebbe più così vacanza. Ne sa qualcosa che è andato a vivere nei posti che erano del suo sogno e poi chissà perché è subentrata la noia, mancava il nostro quotidiano. Ecco, quindi la storia breve è appunto una vacanza che ci concediamo al cuore, alla mente e ai sensi. Allora, ragazze e ragazzi, e più o meno giovani, siamo tutti ragazzi, condividiamo le nostre storie brevi qui nei commenti. Chi è più coraggioso si può lanciare un attimo di più. Chi magari è un pochino più timido può dare un parere a quelle degli altri o al video. Ma quello che vi consiglio per esperienza e col cuore è accogliete una storia lunga e importante con la stessa gioia con cui accogliete una storia breve e di contro accogliete una storia breve con tutta l'importanza, con tutta la preziosità
e tutta l'unicità che ha, perché anche le storie brevi sono qualcosa di super speciale. Un abbraccio e a presto!